Ciao Vasco, buongiorno. Siamo qua oggi per fare l'intervista. Ti chiedo l'autorizzazione per poter registrare quello che ci stiamo per dire. Sei autorizzato. Perfetto, possiamo cominciare. Quando sei nato? Sono nato il 30 aprile del 1964. Dove sei nato? Sono nato a Roma. Com'è composta la tua famiglia? Allora, padre, madre e un fratello. Dove hai studiato? Ho studiato sempre con mio fratello a scuola francese al Lycée Chateaubriand e poi ho terminato gli studi sempre con mio fratello al New School dove ho fatto gli A-Levels. Come mai non hai fatto l'università? Allora, negli anni 80, se facevi la maturità inglese in Italia, non avevi accesso né all'università italiana, ma avevi solo la possibilità di andare all'estero e in quel periodo non me la sono sentita di andare a studiare e non avevo una materia che mi piacesse più delle altre. Grazie. Com'è stata la tua esperienza lavorativa, la tua prima esperienza lavorativa? La prima è stata in una società di costruzione, ero assistente dell'amministratore delegato. Diciamo che è stata la volontà di farla era legata a non fare il militare, quindi avevo scelto l'opzione di lavorare invece di fare il militare. Ora se tornassi indietro forse farei il militare perché quell'esperienza non è servita a molto. Ehm, Come mai hai scelto di andare in America? A che punto della tua vita hai scelto di andare in America e per quale motivo? Subito dopo quell'esperienza di lavoro, siccome mio fratello invece, a differenza mia, aveva scelto di andare in America a studiare a Los Angeles, architettura alla USC, e in Italia non trovavo molte, Opportunità? non opportunità, cose che mi piacessero, e siccome l'unica vera passione era volare, avevo deciso di andare in America e di lavorare e provare a prendere il brevetto per volare. Che cos'è che ti è piaciuto di più quando sei andato negli Stati Uniti? Le prime cose che ti hanno colpito, le tue prime impressioni? Beh, intanto la possibilità di lavorare, benché fosse vietato a quel tempo, ma ti davano comunque il Social Security Number. Ho trovato lavoro in un ristorante, ero giovane, avevo 20 anni e quindi era divertente, guadagnavo moltissimo, non dallo stipendio ma delle mance, e tutti i soldi che mettevo da parte mi permettevano di poter finalmente iniziare quella che era sempre stata la passione, che era volare. Quindi, da quanto ho capito bene, sei andato in America e hai iniziato a lavorare come cameriere, giusto? Esatto, ma non ho mai cominciato a volare. Come mai? Perché un giorno, insieme a un amico di mio fratello, ho iniziato a giocare a golf, a praticare, ed è stato un fulmine a ciel sereno. Mi sono innamorato e quindi lavoravo tutto il giorno e il resto del tempo mangiavo, dormivo e giocavo a golf. Bene, grazie. Ci sai dire che differenza c'è tra il tuo paese e gli Stati Uniti d'America? Beh, diciamo che il vero problema dell'Italia è la burocrazia. In America era tutto più semplice. Avevo la sensazione di un paese che laddove avessi delle idee ti dava l'opportunità di poterle portare a termine, costruire attività. Sì, era tutto più semplice. Quella principalmente era la grande differenza. In Italia per ogni cosa c'era una difficoltà ed è tuttora così, credo anzi amplificata. Quindi possiamo dire che uno dei motivi principali per cui
sei andato negli Stati Uniti è proprio questo, perché non vedevi un futuro in Italia, bensì sapevi che magari l'America ti avrebbe portato qualcosa di migliore. Diciamo che in quegli anni là, negli anni 80-90, c'erano più opportunità in America, era un paese che ti dava una visione più ampia delle cose, l'Italia era un paese statico, non si muoveva e da lì poi ho scoperto il golf che ho praticato intensamente e in 2 anni sono passato professionista e quella è stata la mia attività per i seguenti 15 anni. Pratichi altri sport? Allora, quando facevo il professionista di golf e ho giocato il Tour Satellite Europeo, insegnavo, ho fatto la scuola da professionista, l'ho fatta poi in Italia in realtà, perché io sono tornato in Italia e per 5 anni. E ho fatto solo quello, non avevo tempo per fare altro. Da piccolo ho giocato tanto a pallone e a tennis e il tennis, finita l'esperienza golfistica, è ritornato alla mia grande passione. Non gioco a golf perché non ho tempo, mi piacerebbe ma non ho tempo e gioco tanto a tennis quasi tutti i giorni. Quindi mi sapresti dire quali sono le difficoltà di intraprendere una carriera sportiva? Quelle che magari hai vissuto te in prima persona. Beh, diciamo la principale difficoltà è quella che se non sei un talento o non sei un campione, ti confronti quotidianamente con delle piccole sconfitte. Mi impegnavo molto, mi allenavo anche 8-9 ore al giorno, ma i risultati non arrivavano, quindi diciamo che la vita dello sportivo, tolti quei 50 campioni che riescono a viaggiare e guadagnarsi da vivere, poi c'è tutto un altro mondo di persone che si impegna ma non ha il talento, riempie le classifiche ma sopravvive ed è frustrante, benché bella perché fai quello che ami ma non ottieni risultati, non è garantito. Sia purtroppo nello sport, se non hai quel talento minimo per eccellere, fai una cosa che ti piace ma con grande frustrazione. Possiamo quindi dire che questa è la motivazione per cui hai smesso di fare lo sportivo a livello agonistico? No, avrei continuato serenamente a essere frustrato se non fosse che mio padre aveva un'azienda che negli anni, metà anni 90 ha cominciato ad avere dei grossi problemi, non avevo mai voluto lavorare con lui e davanti a quelle difficoltà, posto davanti alle difficoltà, visto che mio fratello ormai si era laureato e intraprendeva la sua carriera da architetto in America, mio padre mi ha chiesto aiuto e mi sono trovato a dover decidere tra l'azienda di famiglia e ciò che amavo, ma che comunque non portava a grossi risultati se non per l'insegnamento con cui mi mantenevo bene, e ho scelto di entrare in azienda da mio padre. Che cosa vuol dire quindi lavorare in un'azienda di famiglia? Insomma, tutto quello per cui amavo l'America, la libertà, praticamente si perdeva in questo paese, in Italia, ma soprattutto con la famiglia, ossia lavorare col proprio padre. Non dico che sia una scelta sbagliata perché non lo è in assoluto, però con mio padre non è stata una scelta azzeccata e in questo paese benché meno. L'azienda era fatta di sale cinematografiche, un mestiere che non amavo e con il proprio padre i rapporti diventano confusi. Vasco, a quei tempi tuo padre venne a chiederti una mano quando tu avevi la tua vita e facevi ciò che ti piaceva. Mio padre è rimasto orfano giovane a 30 anni, ha ereditato l'azienda, era un'altra generazione,
nell'altro secolo, nel 1900, diciamo, mio padre è rimasto orfano nel 1969, ha ereditato una bella azienda ed era tutto facile, il cinema era un mestiere facile, la gente ci andava, si incassava tanto e quindi mio padre non ha sviluppato un pensiero imprenditoriale utile a poterlo difendere nei momenti di crisi. Non c'erano norme sulla sicurezza e non c'era da parte di molti imprenditori di quel periodo la necessità di investire all'interno delle aziende. Negli anni 90 poi le norme sulla sicurezza sono cambiate e a un certo punto c'erano le commissioni di vigilanza, mio padre non aveva investito e tutti i sistemi di sicurezza che lui nel tempo avrebbe dovuto installare non c'erano e un prefetto a Verona, perché la nostra famiglia è veneta, un giorno restò chiuso all'interno di una sala perché un dipendente aveva chiuso un'uscita di sicurezza, mandò le commissioni di vigilanza in tutti i cinema e li chiusero tutti ed erano tutti fuori norma e c'era non solo da investire tanti soldi, ma esserne anche capaci e lui non lo era. Quindi questo fu il momento in cui tu subentrasti nella società di famiglia ad aiutare tuo padre. Sì, dovesti fare un corso accelerato, ma non fu difficile per capire qual era il miglior modo per rimettere le sale in ordine. C'erano anche molti soldi del ministero a fondo perduto e in poco tempo poteva essere facile, anche senza grandi risorse, riaprire tutte le sale. L'unico problema che si poneva in quel momento era che io guadagnavo molto col golf e l'azienda di mio padre era decotta, non poteva mantenermi né darmi uno stipendio minimamente paragonabile a quello che io guadagnavo con la mia attività e quello fu il primo scoglio che affrontammo per poter lavorare insieme. Quindi che cosa andasti a fare tu nell'azienda di famiglia? Qual era il ruolo che dovevi ricoprire? Allora, più che un ruolo, perché no, vivendo da libero professionista era difficile caratterialmente che io potessi essere inquadrato in un ruolo. Come ti dicevo, il problema era un problema prima di accettare, dovevamo trovare un sistema perché io potessi guadagnare, che cominciavo a essere grande e non volevo rinunciare a quello che amavo e che mi rendeva molto. E quindi la proposta che gli feci fu che io lavoravo gratis, avevo abbastanza soldi da parte col golf perché non avevo nemmeno il tempo di spenderli perché lavoravo o mi allenavo tutto il giorno e quindi gli dissi, siccome lui non aveva i bar all'interno dei cinema, aveva perso un sacco di soldi ed erano gli anni in cui i cinema già si sostentavano esclusivamente, adesso ancora di più, con le concession che sono il popcorn e la Coca-Cola, gli dissi che io con i miei risparmi avrei costruito dei bar e che in cambio gli avrei seguito tutta l'amministrazione e la ristrutturazione e diciamo la parte finanziaria del personale e soprattutto delle norme di sicurezza. E quello fu l'accordo. Io costruii il bar e rimisi in 7 mesi riaprì tutti i cinema.